Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2022. Ok, abbiamo la carta dell'appeso. La carta dell'appeso ci parla di un periodo di riflessione, di osservazione, dà normalmente la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È una carta comunque di fermo, è un'energia un po' statica, diciamo così, quella del prossimo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si parla nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. La prima linea sarà per le energie affettive in generale, quindi anche familiari, di amicizia, e dopo andremo a vedere per i single e poi per le persone che sono in una relazione. Allora, cominciamo con un 6 di spade al contrario, il 4 di pentacoli, la giustizia al contrario, la carta del mondo e l'asso di spade. Il 6 di spade al contrario la sento molto legata all'appeso, se ve la devo dire tutta, perché è una carta che impone un certo tipo di allontanamento per lo più mentale, ma essendo girata al contrario è come se qualcuno non riuscisse a prendere distanza da certi tipi di anche dinamiche, perché abbiamo l'appeso, è una questione di staticità proprio anche fisica, o visto che comunque è un 6 di spade, sono dinamiche mentali. Mm. Infatti abbiamo poi anche un 4 di pentacoli che parla di una sorta di attaccamento, ok? Quindi qui sento che è qualcuno che si sta aggrappando probabilmente a qualche tipo di ingiustizia che ha ricevuto, che ha subito, perché comunque c'è la giustizia al contrario e parla o di un'ingiustizia o di una rottura di contratti, di una rottura di qualche tipo di legame ufficiale, diciamo così, no? Per qualcuno si tratta proprio di divorzio. Mm? Abbiamo la carta del mondo. Sento forte, forte. Guardate, è la calma prima della tempesta, mi viene da dire, perché qui ci sono tutte carte un po' così, un po' ferme e sento una voglia da parte vostra di cambiare, di iniziare qualche cosa di nuovo, di dire qualche cosa, dare una notizia. Qui c'è voglia di cambiare il proprio mondo, proprio a 360 gradi, mi viene da dire. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro. Oh, c'era una carta girata ancora. 10 di coppe. Quindi si inizia con questo tipo di verità che viene a galla o con questo nuovo tipo di ordine di pensieri, ordine mentale, perché vi ricordo che l'appeso dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi ci può essere questa maggior chiarezza mentale per arrivare a questo 10 di coppe, ok? Il 10 di coppe è una carta di compimento, è un 10, qui avete un asso, un 10, la carta del mondo, sono tre carte, una di fila all'altra, di forte cambiamento e la fine della lettura poi ha il carro, che è una carta di movimento, di spostamento, di qualcuno che prende una decisione, si decide a dare una direzione alla propria vita piuttosto che a questo tipo di relazione o a questo tipo di famiglia, insomma. Io sento che qui qualcuno ha bisogno, è come se si stesse meditando per cambiare un qualche tipo di realtà ehm, che si vorrebbe interrompere comunque. Non la sento negativa, però è qualche cosa che si vorrebbe cambiare. Ripeto, la giustizia al contrario parla di o qualche tipo di ingiustizia o qualche tipo di separazione. Ho la sensazione che qualcuno qui stia... Andiamo a vederlo, andiamo a vederlo. Allora, andiamo a vedere per i single.
Cavaliere di spade, 7 di sì, la mia sensazione era giusta, ragazzi. Qui c'è qualcuno che sta aspettando le mosse di qualcun altro. Probabilmente questa separazione non è la vostra, ho questa sensazione, perché i single qua, adesso poi andiamo a vedere anche le persone che sono in relazione, però i single sono in questa situazione di attesa, probabilmente con questo cavaliere di spade. Vi ricordo che quando c'è l'energia del cavaliere di spade è un'energia intermittente, e qualcuno che c'è e non c'è. È un... è un, è un sì, però no, ok? Quindi eh, è ambigua come energia, è proprio come persona. Calcolate che comunque è un cavaliere, parte per la guerra, e fondamentalmente non gli importa molto di chi è intorno, cioè va per i suoi obiettivi, finito. E voi vi sente un po' qui, così, statici, giustamente avete anche l'appeso e quindi un po' così. D'altro canto, sento che c'è una voglia di essere riconosciuti, come vi dicevo, di cambiare le dinamiche che avete adesso, in questo momento, con questa persona, se per voi è una persona. Se non dovesse aver, cioè, se non ci fosse una persona particolare che avete conosciuto in questo periodo o con la quale, diciamo, vi trascinate qualcosa, sento che qui siete voi che vado o non vado. Cioè, se non c'è un'altra persona in questo momento a livello romantico che potrebbe potenzialmente instaurare qualcosa con voi, il cavaliere di spade siete voi, quindi siete voi che avete questa attitudine, ma non so se vale la pena provare. Qua c'è comunque la carta del sole, quindi espandersi, uscire, andare, fare, brigare, socializzare, fare nuovi amici, o se in realtà è meglio stare calmi, continuare magari sul percorso personale, e quindi sento che un po' siete in questa fase ehm, di sette di pentacoli, siete un po' in attesa. Ehm, Qui abbiamo un bisogno di riprendere il proprio potere personale, probabilmente questa ingiustizia per qualcuno non è necessariamente un legame ufficiale che si rompe, ma è un'ingiustizia che è stata subita, appunto, può essere da questo cavaliere di spade, o per qualcuno potrebbe essere la regina di pentacoli. È come se ci, sì, ma è come se ci fosse un'energia che rema contro, mi viene da dire. Guardate, la cosa positiva è che sono usciti un asso sotto un altro asso. Quindi si parla di un inizio, si parla di un incontro, la coppa è traboccante, è trabocca di amore, quindi si parla di sentimenti puri, si parla di nascite anche per qualcuno, quindi la nascita di un'idea, la nascita di un progetto. Per qualcuno si tratta, e parlo per chi non ha figli, si tratta di un bisogno, di un desiderio, mi viene da dire, di poter diventare genitore, di poter diventare madre. Madre perché c'è la regina di pentacoli, eh. Mm. Andiamo avanti, vediamo il 10 di coppe. 9 di pentacoli al contrario e il 6 di pentacoli. Guardate, qualche cosa cambia, qualche cosa inizia. Se non avete nessuno, può essere un nuovo modo di lavorare l'amor proprio, perché comunque quando c'è il 9 di pentacoli ehm, si parla un po' di quello, e si parla perché è una carta che normalmente al dritto parla di indipendenza e amor proprio, e la carta io la chiamo delle autococcole. E qui c'è la carta dei 10 di coppe. Quindi è un po' come se abbiate bisogno di trovare il compimento dentro di voi attraverso un maggior amor proprio. Probabilmente può anche essere che ci sia qualcuno che sia un po' vincolato a quelle che sono le dinamiche familiari, che magari sono quelle che hanno creato l'ingiustizia, e vi dico che qui il segreto è
dare una direzione al tipo di sforzo che voi, diciamo, potete fare. Cioè, è un po' come mettere i paletti. Ok, io fino a qui arrivo, di qui in avanti mi tolgo energia, non ho più amor proprio e quindi poi mi scarico e non è giusto. Quindi trovare un po' il giusto equilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve, o meglio, quello che si dà a se stessi e quello che si dà agli altri, ecco. Nel caso non abbiate proprio nessuno, ragazzi, vi dico che ci sono, a parte le figure, anche un asso di coppe, eh. Quindi può essere che inizi perlomeno una conoscenza, potrebbe anche essere un'amicizia, vi dico. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo un 5 di spade al contrario, un 2 di bastoni e un 4 di bastoni al contrario. Il mazzo è il dritto. Mm. Ecco, ehm, qui sento tanto l'energia dell'appeso, sinceramente. Perché con il 2 di bastoni, che è una carta che parla di una progettualità per il futuro, è al contrario. Quindi anche qui è un po' come se non ci fosse un progetto, non ci fosse una direzione nella relazione. Il 5 di spade al contrario parla molte volte di confusione mentale, di giochi della mente. Sì, guardate, avendo il 6 di spade qua nella linea, diciamo, generale, qui sono i giochi della mente che fate o tendete a fare per i condizionamenti mentali da cui non riuscite a staccarvi. La carta dell'appeso vi farà bene in questo periodo perché sento che qui verrà a galla la vostra verità, ok? Però ecco, diciamo che all'inizio del periodo vi sento un po' poco speranzosi, poco proiettati verso il futuro. Giustamente anche c'è un 4 di pentacoli qui che parla di una sorta di staticità e anche i singoli hanno una carta che comunque indica una sorta di rallentamento, di fermo, ecco, quindi è un po' quella l'energia. Il 4 di bastoni, ragazzi, al contrario, di nuovo avete due carte di contratti al contrario. Quindi o si sta puntando, diciamo così, a un'ufficializzazione o a una rottura, perché quando normalmente sono al contrario è questo contratto, questo accordo che non arriva o che si rompe. Ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. C'è una sorta di disarmonia comunque, con il 4 di bastoni al contrario all'interno della relazione. Andiamo a vedere la regina di pentacoli, la temperanza al contrario, scusate, non è la regina di pentacoli, tutte le volte mi confondo, sto facendo anche le letture annuali dove spiego le carte, quindi mi confondo un po'. Portate pazienza. Allora, la temperanza è al contrario, quindi qui manca un equilibrio di base fondamentalmente, ok? Che può essere il vostro equilibrio psicofisico diciamo, nel modo in cui vi ponete all'interno della relazione, o può essere proprio un disequilibrio all'interno della relazione, ma in effetti anche il 4 di bastoni al contrario mi parlava di una non armonia, di una non gioia proprio. Qui la carta della linea principale è la giustizia, al contrario, qualche cosa è stato ingiusto, c'è stato qualche cosa che ha, se vogliamo, rotto un compromesso. E poi abbiamo questo re di spade. Il re di spade è un'energia fredda, calcolatrice, molto razionale, ok? Quindi è un'energia che tende a controllare, tende a dominare anche gli altri. Voi avete questo re di spade qui, i singoli avevano il cavaliere di spade qui, quindi comunque un'energia sempre di spade. Può essere la vostra persona di interesse o potrebbe anche essere il vostro atteggiamento, perché qua sento che siete voi che tagliate per
per andare verso il 10 di coppe. Andiamo avanti, vediamo come si conclude la stesa. Abbiamo una regina di pentacoli nuovamente, anche i single ce l'avevano, e un 2 di spade. Sì, il 2 di spade io lo vedo un po' come il passo prima del carro, perché il 2 di spade è il bivio, l'indecisione, il fatto che in realtà non si vede chiaro in questa situazione, ma considerato che poi avete nella linea generale il carro, che è un arcano, diciamo, maggiore, che ha un po' più di trasporto energetico rispetto al 2 di spade, sento che è un po' il passo prima rispetto a questo tipo di decisione, rispetto al fatto che vi riprendiate il vostro potere personale, perché qui abbiamo una regina di pentacoli. Potere personale da un punto di vista pratico, concreto, anche i singoli avevano i denari, ok? E qui parla proprio di un appagamento interno, di un appagamento personale. Bene, non male direi comunque, al di là di tutto. Qui ricordatevi sempre che comunque tutto quello che sono i movimenti energetici sono periodi, ok? Possono essere più o meno veloci, però non è che resta sempre tutto così come è in questo momento. Sia nelle situazioni, diciamo, un po' più difficili, che nelle situazioni belle, quindi anche quelle da tenere presente, non resta sempre tutto bello così com'è. Tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Interessante. Stavo guardando se c'era qualcosa che me lo rimarcava. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se volete supportare il canale potete comunque iscrivervi, mettere like, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!